Buondì Mario. Dai. Faccio fare questa scala. Addirittura prima del camion della spazzatura. Wow, ma nella tua macchina ci va tutto. No, Fra. L'esca. Andavo lì senza l'esca. Ok, Virginia, ci siamo. L'unica cosa è che puzza da morire. Perché sono mazzancolle, cannolicchi. I pesci porco apprezzeranno. I pesci porco apprezzeranno. Andiamo, Fra, che veramente c'ho proprio il pesce porco in testa. Andiamo. Dovete sapere che Virgilio è un vero e proprio marinaio che lavora sui traghetti e quindi noi oggi tenteremo di praticamente ancorarci con il belly. Dobbiamo rimanere fermi sul posto. Sì, è vero, raga. C'è vento, è l'unica cosa che insomma ci spaventava, perché ieri ha fatto un acquazzone improvviso, proprio il giorno che avevamo, diciamo, libero, acquazzone, incredibile. Ragazzi, ci mette un po' per montare il belly cut, ma guardate qua, che professionalità che abbiamo di tutto, reggicanna e... non mi viene mai il nome, ecoscandaglio. Io invece sono con il mio fidato belly bot, ragazzi, per chiunque vuole iniziare io ve lo raccomando alla grande, e soprattutto anche per le persone che magari non vogliono insomma prenderlo sempre, non lo utilizzano spesso. Io mi trovo benissimo, ragazzi, sono circa 2 anni e quando ho l'occasione ci esco in inverno a seppie, ci esco in estate per farmi qualche pescata a light rock, insomma veramente un super belli. Dobbiamo praticamente scendere giù in spiaggia, metterci più o meno lì e non sarà una cosa semplicissima perché c'è un bel po' di vento, no? Pensavo si calmasse un po', però ancora no. Però mi affido completamente al nostro marinaio. Vai! Mamma mia, Virgilio! È pesante! E legge Virgilio! Un bello botto la Decathlon, no? Sono rinfrescato? È calda, dici? A me non mi sembra. Ma noi ci potremmo pure ancorare alle boe, Volendo, facciamo prima di su. Ragazzi, queste sono condizioni proibitive per scendere dal belly perché c'è un vento, non so se riuscite a capire, fortissimo. La cosa che ci salva, ragazzi, è che Virgilio ha un super belly con il motore, quindi riusciamo a ritornare a riva se è qualcosa. Però adesso abbiamo deciso di avvicinarci ancora di più e andarci a mettere vicino a una di queste boe, ragazzi, che stanno lì, non so se riescono a vedere, eccole, e tentiamo di pescare, no Virgi? Sì, è l'unica soluzione, cioè prendiamo una boa e ci allunghiamo un poco di cima e proviamo a pescarci in zona. Capitano sta facendo tutte le fasi di ormeggio, forza, grande, super Virgilio, perfetto, gas adamante questa, giusto? Yes, esattamente. E ora ci ancoriamo. Ci metti lateralmente e metti uno schettone. E ci siamo. Ok, siamo operativi. Siamo operativi. Vai. Questa è la montatura, c'è un piombo spaccato da 10 grammi, ok? Poi subito dopo la girella e il terminale. Poi la cosa importante sul terminale è che facciamo sempre uno spezzone tra nylon e trecciato, vedete? C'è tutta questa parte di trecciato e poi un bel innesco di cannolicchio. E via, e si pesca così. Questa era proprio la montatura che facevo sulla barca di Giovanni, che è il signore che mi ha insegnato a pescare. L'ho raccontata proprio nel primissimo video che abbiamo portato qua sul canale Balestra. Qua ci sono tipo 2 metri, abbiamo detto. 2 metri e mezzo, qui abbiamo 2 metri e mezzo, quindi un 10 grammi di piombino va più che bene, anche perché il Balestra non vuole, diciamo, quelle montature che fanno troppa resistenza. A volte addirittura noi pescavamo proprio con l'archetto aperto, l'esca che scendeva lenta e a un certo punto il filo incominciava a uscire più veloce. Quello era proprio il segnale che il Balestra aveva mangiato. Avevo ricordi veramente belli da sopra il gozzo di Giovanni. Tra l'altro qui abbiamo anche la pastura, sia quella, diciamo, scura a base di cozza, no, pellet, comunque insomma che fosse un pochettino più forte, sia quella bianca. Che dici, Virgi? Mischio? Secondo me puoi mischiare, sì. Proviamo, dai, ormai ci siamo, una giornata teniamo a disposizione, raga, per pescare, quindi l'acqua poco alla volta, così cominciamo a mischiare, poi appena ne serve un po', ancora poco alla volta, perché andiamo a fare un composto che non è proprio, insomma, super massiccio, tipo più che si sbriciola, che fa più, capito, la scia. Vediamo com'è. È andata? Dai! Grande Virgilio! Virgilio!
Guarda la canna, ragazzi, è partito mentre stavamo parlando così. Un momento di pausa ed è andato. Madonna mia, sento il filo sotto i piedi. Com'è? Eccolo. Com'è? Mamma mia. Sta di qua? Eh sì, eccolo, vedo la macchia, bellissima. Bellissima. Mamma mia. Sta qua sotto, Virgì, sta qua sotto. Non si stanca. La spina dorsale. L'altra canna pure. L'altra canna. Non ci credo. Mamma mia, lascia andare l'altra canna, lasciala andare. Apri l'archetto dell'altra canna, apri l'archetto dell'altra canna. Sì, apri, stai tranquillo, tanto si sono ferrati. Dai Virgilio, è un bel pesce, è proprio un bel balestra. Bello. Vai Virgilio, vai. Sì, grande. Bel pesce. Che pesce. Mamma mia. Spettacolo Virgilio. Mamma mia. Spettacolo. È enorme. Bellissimo, che spettacolo. Ci sta l'altro ancora vicino alla canna, Virgì. Ok. Dai, piglia subito questo. Dopo li facciamo vedere, ragazzi. Che emozione, è partita pure quella canna. Mo lui lo mette a posto. Io calo subito quest'altra canna. Aspetta. Calo subito. Mamma mia, come sta la mano? In punta esterna. Che bel pesce. Partirà quella col galleggiante, ragazzi. E quindi che casino. Lo senti che tira? C'è ancora sicuro perché il galleggiante non lo vedo. Stavano a 2 comunque. Vai, venite balestra e via. Come è andato? Mamma mia. Che spettacolo. Virgilio, l'importante è che pompi. I balestra li devi pompare perché sennò fanno quello che vogliono loro. Ovviamente in base a quello che puoi, sulla cannettina eccetera, mi raccomando. Grande. No, fuori stanno per mangiare anche a te, Mario. Stanno per mangiare anche a me, è vero. Stanno mangiando anche a me. Madonna. Eccolo, mamma mia. E come facciamo adesso? Madonna, che casino. Bellissimo. Questo qui ci scontiamo. Che spettacolo. Ragazzi, che spettacolo. Non ci credo, Virgilio. Che bei balestra. Mamma mia. Ragazzi, incredibile. Ci sono, Non grande, ma fanno divertire, raga. Non potete capire. Cerco di forzarlo perché alla fine, mamma mia, e come faccio? Che la canna è lunga, raga. È la 2,70 m da aging della Caperland, per farvi capire con cosa stiamo andando a pescare. Eccolo, l'ho preso. A 2 Mamma mia, ragazzi, guardate qua. Bellissimi. Sì. Ah, che si intrecciano. Là. Piccolino ma stupendo. Guarda qua, va. Come ha mangiato tutto. Che spettacolo. Mettiamoli nella cosa del vivo che poi li rilasciamo con calma, va bene? Dai, che se stanno sotto dobbiamo impegnarci. Ok ragazzi, dopo facciamo qualche ripresa. Dai, impegniamoci. Spettacolo. Via. No, prendi la forbice. Oh, eccolo un altro, hai visto, te l'ho detto. Incredibile. Ci siamo, lo tieni? E via. Com'è? Lo pompiamo un po'. Ok. Ragazzi, che spettacolo, non vi possiamo far capire. Una cannetta da spinning da mezza oncia, da 15 grammi. Che botta la canna. Ecco. Via. Oh. Sì. Dai. Subito. Eccolo. E un altro balestra. Incredibile. Che spettacolo, ragazzi. Di primo mattino. Noi non ci speravamo quasi, con tutto sto vento. Sono bellissimi, raga. Bello.
frattempo di questo momento di pausa che abbiamo rilanciato eccetera eccetera, Virgilio sta misurando il suo personal best al momento, no? Dai, sui 50 centimetri, un bel balestra. Spettacolo, raga. Non vedevo l'ora dei balestra, davvero, eh. Mi dispiaceva più che altro di non avere proprio tempo per andare a pescare, capì? E invece abbiamo detto una sola giornata, tutte e due, dedichiamocela, andiamo, scendiamo. E le condizioni, ragazzi, vi assicuro che non sono proprio questo granché, c'è un vento forte, infatti speriamo che l'audio... Non ai limiti del possibile. Speriamo che l'audio si senta bene, raga. Ho una grande paura perché le raffiche sono proprio forti. Giunti a fine della pescata, andiamo con il rilascio, ragazzi. Quello che ho preso io è davvero piccolo, quindi lo rilasciamo. Sono dei pesci veramente affascinanti. Penso che mi ingegnerò un po' per trovare anche altri modi per andare a pescare. O se no un viaggio fuori d'Italia, no? Che ce ne sono tantissimi. Anche perché, ragazzi, tenete conto che di balestra ci sono un sacco di varietà, eh? Questa è quella, diciamo, più naturale, ma sì, la mediterranea, ma ce ne sono un sacco di colorazioni spettacolari. Diciamo che adesso purtroppo non ho tempo per ritornarmi a fare una pescata. Questa era la giornata che ci siamo ritagliati io e Virgilio, perché io mi sto impegnando tantissimo nel produrre le polpare artigianali che, se continuo a lavorare così, ragazzi, saranno proprio disponibili sullo store per inizio settembre, insieme a tutti gli altri artificiali per la pesca del polpo a cui vi abbiamo abituato, insomma, in questi anni. E quindi, ragazzi, ho poco tempo per scendere e andare a pescare, sostanzialmente. Direi che è il momento di non farlo soffrire più e rilasciarlo. Che dici, Virgilio? Il momento del rilascio, catch and release, via.